Buongiorno a tutti. Sono Lucas e bentornati su Wow Podcast Italian. Mia, oggi devo confessarti una cosa importante prima di cominciare. Non mi sento benissimo stamattina. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Sono Mia e benvenuti su Wow Podcast Italian, il podcast in italiano per chi ama imparare la nostra bellissima lingua. Lucas, ti vedo un po' pallido e hai la voce strana. Cosa ti è successo? Già, esatto. Ho la voce un po' roca, il naso che cola, la gola che fa male e mi sento stanchissimo. Credo di avere il raffreddore. Ieri sono andato dal medico e oggi voglio raccontarvi tutta la storia. Oh no, povero Lucas, ma che bello per noi ascoltatori! Perché oggi parliamo proprio di una situazione utilissima nella vita di tutti i giorni: andare dal medico quando si ha il raffreddore. Ascoltatori, anche voi avete avuto il raffreddore di recente? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Sì, e io so che tanti di voi che studiate l'italiano vogliono sapere esattamente cosa si dice dal medico, quali parole usare, come spiegare i sintomi, come capire quello che dice il dottore. Oggi vi racconto tutto attraverso la mia esperienza vera di ieri. Prima però voglio fare una domanda agli ascoltatori. Quando avete il raffreddore andate subito dal medico oppure preferite restare a casa con i rimedi della nonna? Scrivetelo nei commenti. Sono curiosissima di sapere cosa fate. È una bella domanda. Io di solito sono del tipo che resiste e dice passerà da solo. Ma questa volta i sintomi erano davvero forti. Dunque, vi racconto dall'inizio. Ieri mattina mi sono svegliato e già dal primo momento ho capito che qualcosa non andava. Cosa hai sentito appena ti sei svegliato? Ho aperto gli occhi e subito ho notato il naso completamente chiuso. Non riuscivo a respirare bene. Poi ho sentito la gola dolorante, come se avessi ingoiato dei sassi. La testa era pesante e le ossa facevano male ovunque. Quella sensazione delle ossa che fanno male è una delle cose più fastidiose del raffreddore. Ascoltatori, in italiano diciamo mi fanno male le ossa oppure ho i dolori muscolari. Sono espressioni molto utili da conoscere. Poi ho misurato la temperatura con il termometro. 38,2. A quel punto ho detto, basta, oggi vado dal dottore. Ho chiamato lo studio medico alle 8 in punto. Alle 8 in punto. Bravo! In Italia spesso gli studi medici ricevono tante telefonate la mattina presto. E com'è andata la telefonata? Ha risposto la receptionist. Ho detto, buongiorno, mi chiamo Lucas Bianchi, sono paziente del dottor Ricci. Non mi sento bene e vorrei un appuntamento oggi se possibile. Ho spiegato i sintomi principali e lei mi ha dato un posto alle 10. Perfetto! Ascoltatori, avete sentito come Lucas si è presentato al telefono? Ha detto il suo nome, ha spiegato che è già paziente e ha chiesto un appuntamento in modo educato. Queste sono le frasi esatte che potete usare anche voi quando chiamate il medico in Italia. Esatto! Nel tempo prima dell'appuntamento ho fatto colazione con un bel tè caldo al limone e miele. Il tè al limone è il rimedio classico italiano per il raffreddore. Poi sono uscito piano piano, perché mi sentivo davvero a pezzi. Il tè al limone e miele, un grande classico. Ascoltatori, in italiano diciamo tè al limone oppure tisana al miele e limone. La tisana è un infuso di erbe molto diffuso in Italia quando si è malati. Avete mai bevuto una tisana italiana? Buonissima! Comunque sono arrivato allo studio medico, sono entrato e ho salutato la receptionist. Buongiorno, sono Lucas Bianchi, ho un appuntamento alle 10. Lei ha risposto: buongiorno signor Bianchi, prego si accomodi in sala d'attesa. Ascoltatori, una parola importante, si accomodi.
Questa espressione significa please sit down o make yourself comfortable. È molto formale e si usa spesso dal medico, in banca, in ufficio. Ripetete con me, si accomodi. Ho aspettato circa 20 minuti in sala d'attesa. Poi l'infermiera ha chiamato il mio nome. Signor Bianchi, il dottore la aspetta. Sono entrato nello studio del dottor Ricci. Quel momento prima di entrare nello studio del medico è sempre speciale. Com'era lo studio? Grande e luminoso, con una scrivania, un lettino medico e tanti scaffali con libri. Il dottor Ricci è un uomo di circa 50 anni, molto serio ma gentile. Ha detto: «Buongiorno, si accomodi. Cosa la porta qui da me?» Ascoltatori, avete sentito quella domanda del dottore? Cosa la porta qui da me significa What brings you here today? È una domanda classica all'inizio della visita medica italiana. Tenetela a mente. Ho risposto: «Dottore, non mi sento bene da 2 giorni. Ho il raffreddore, il naso chiuso, la gola che fa molto male, la testa pesante e la febbre. Stamattina avevo 38,2. Il dottore ha preso nota. Perfetto. Ripetiamo insieme i sintomi ascoltatori. Il naso chiuso, la gola che fa male, la testa pesante, la febbre. Queste sono le frasi più importanti da sapere dal medico con il raffreddore. Salvatele sul telefono. Il dottore mi ha fatto varie domande. Ha la tosse? Ha difficoltà e quinta a respirare? Ha allergie a qualche medicinale? Io ho risposto: «Sì, ho un po' di tosse notturna. No, respiro bene. No, non ho allergie». Utilissimo. Ascoltatori, imparate queste risposte. No, non ho allergie. Sì, ho la tosse. No, non ho difficoltà a respirare. Sono frasi che sentirete e userete spesso dal medico. Poi è arrivata la visita vera e propria. Il dottore mi ha detto: «Si alzi e si metta sul lettino, per favore». Ha guardato la gola con una torcia, apra la bocca e dica «Ah ah». Poi ha ascoltato il respiro con lo stetoscopio e ha misurato la pressione. Ascoltatori, avete sentito? Apra la bocca e dica «Ah». È una frase che sentirete sicuramente dal medico italiano. E lo stetoscopio in italiano si chiama proprio così. Lo stetoscopio. Facile da ricordare. Dopo la visita il dottore ha detto: «Ha la gola arrossata e le tonsille un po' ingrossate. I polmoni sono puliti. Si tratta di un raffreddore stagionale con un leggero attacco influenzale. Le prescrivo uno sciroppo, un antidolorifico e le do un certificato medico». Il certificato medico. In Italia, quando si è malati e non si va al lavoro, si ha diritto a un certificato medico ufficiale. Si chiama anche certificato di malattia. Ascoltatori, questa è una parola molto importante da conoscere se vivete o lavorate in Italia. Il dottore poi mi ha dato i consigli. Stia a casa almeno 2 giorni. Riposi il più possibile. Beva tanta acqua. Mangi leggero, brodo, pasta in bianco e stia al caldo. Poi ha aggiunto: «Se la febbre non scende entro 3 giorni, torni da me subito». Ascoltatori, avete sentito i comandi del dottore? Stia al caldo, beva tanta acqua, mangi leggero. In italiano formale si usa il lei per dare istruzioni. Il medico usa sempre questa forma con i pazienti adulti. Molto importante. Ho ringraziato e sono uscito. Ho detto: «Grazie mille, dottore». E lui ha risposto con un sorriso: «Prego, si riguardi. Buona guarigione, signor Bianchi». Che bella espressione. Buona guarigione è come get well soon in italiano. E si riguardi significa take care of yourself. Ascoltatori, usate queste espressioni con i vostri amici italiani quando sono malati. Li farete felici. Poi sono andato direttamente in farmacia. La farmacia in Italia si riconosce dalla grande croce verde luminosa fuori dalla porta. Ho consegnato la ricetta
e la farmacista mi ha spiegato tutto. Lo sciroppo 3 volte al giorno dopo i pasti. Le pastiglie per la gola ogni 4 ore. L'antidolorifico solo se la febbre supera i 37,5. Ascoltatori, parole utili dalla farmacia. Dopo i pasti significa after meals. Ogni 4 ore significa every 4 hours. E ricordate, in Italia alcune medicine si comprano solo con la ricetta del medico. La farmacia è sempre riconoscibile dalla Croce Verde. La farmacista mi ha anche consigliato i gargarismi con acqua tiepida e sale per la gola. Poi sono tornato a casa, ho preso il primo sciroppo e ho dormito sul divano per 4 ore di fila. La cosa più bella della giornata. Il pisolino sul divano con la coperta quando si è malati. C'è qualcosa di magico in quel momento. E ora, cari ascoltatori, facciamo un piccolo ripasso insieme. Lucas dice i sintomi in italiano e voi pensate al significato. Pronti? Andiamo. La febbre, il raffreddore, la tosse, il naso che cola, la gola che fa male, la testa pesante, i dolori muscolari, la stanchezza. Avete capito tutto? Fantastici! Riascoltate l'episodio per memorizzare bene queste parole. Bravissimi! E ricordate le frasi più utili di oggi. Non mi sento bene, ho il raffreddore, ho la febbre, mi fa male la gola. Con queste frasi potete andare dal medico in Italia e spiegare i vostri sintomi senza problemi. Perfetto. Cari ascoltatori, speriamo che questo episodio vi sia stato molto utile. Abbiamo parlato di come andare dal medico, come spiegare i sintomi, le frasi utili in farmacia e tanti vocaboli nuovi sulla salute in italiano. Sì, ed ora vogliamo sentire da voi. Avete imparato parole nuove oggi? Quale frase vi ha colpito di più? Scrivetelo nei commenti. Noi leggiamo e rispondiamo a tutti. E se conoscete qualcuno che studia l'italiano, condividete questo episodio. È il regalo più bello per un amico che ama la lingua italiana. Non dimenticate il like e di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian. Ogni settimana un nuovo episodio con situazioni reali della vita quotidiana in Italia. Ci vediamo la settimana prossima. Buono studio a tutti. Restate al caldo, bevete tanto tè caldo e non prendete il raffreddore come me. A presto, ciao a tutti. Ciao ciao da Wow Podcast Italian. A presto.